Ragazzacci, buona giornata. Allora, barbatina, pelo sempre un pochino sconvolto. Sbarbatina di oggi, magliettina della Phoenix, che più che una sbarbata oggi è una chiacchierata. Perché poi non mi è stato chiesto se potevo fare una comparativa fra Chavette. Allora, comparativa fra Chavette fatta da me serve veramente a poco perché non sono un esperto di Chavette, ho troppo poco tempo usandoli, li ho usati molto poco, sarà un paio di anni, 2 anni e mezzo che uso lo Chavette, l'avevo sempre evitato, poi dal gruppo mi hanno convinto, ho provato, mi è piaciuto onestamente, però facendo i video dei rasoi c'ho poco tempo, sì che a volte nelle sbarbate personali sì lo uso ma poco, che non sono sicuramente la persona più adatta per fare un video di comparazione sugli Chavette, anche perché poi è difficile, perché lì dipende molto dalla mano più che veramente dallo Chavette. Allora, quello che ho pensato, vi faccio vedere un po' i Chavette, i principali che ho, quelli un po' meglio, e vi faccio vedere un po' che sa le difficoltà che io, avendo poca esperienza, trovo magari a montare le lamette spezzate, e all'incirca come mi ci trovo a farmi la barba, ok? Però prendete tutto con le molle. Se veramente volete consigli sugli Chavette, avete a Tarenzi, che veramente ha una mano di oro con lo Chavette, ho visto, e altri youtubers che magari lo usano meglio di me, ora non mi viene il nome. Comunque, va bene. Mi è arrivata questa crema comprata su Amazon, Omega, l'ho già provato una volta, mi è piaciuta tantissimo, mi ha veramente sorpreso, mi è piaciuta più che per ora, mi sono onesto. La profumazione è delicatissima, veramente l'eucalipto si sente pochissimo, però la crema mi è sembrata fantastica. Allora oggi la usiamo e mettiamo un pochino di prebarba. Il pennellino di oggi sarà questo Chubby 2 sintetico, questo è della prima serie, e i rasoi, ragazzi, che vi faccio vedere oggi sarà il Boker, che viene in acciaio inossidabile, falso osso, questo modello, mezza lama, questo si apre così, ghigliottina, e come fabbricazione io ho avuto fortuna perché molti amici li hanno comprati e li hanno rimandati indietro perché tutti venivano con difetti, rimanevano le lamette piegate, non chiudeva bene, sicuro, ma io vi dico, il mio è venuto perfetto. È uno di quelli che forse è più facile montarci la lametta. Poi quello che ho sono i 290, lama completa e mezza lama. Questo mi era venuto molto torto, mi sembrava che magari mi avevano venduto qualcosa di falso, comprato su Amazon, però no, poi comparandolo con il lama completa che lo comprai da Godfellas in Italia, vedo che all'incirca come spessore, come materiale, la parte di metallo è la stessa, i manici sì, sono proprio una cinesata, però comunque sono rasoi ottimi che hanno questo vantaggio, come vedete, di avere questi dentini, tanto il mezza lama come il lama completa, che fanno sì che la lametta rimanga qua dentro e aiutano togliendo un pochino gli spigoli proteggendo gli spigoli della lametta. Veramente mi ha aiutato tantissimo, questo è stato uno dei primi Chavette che ho comprato a usarlo, mi dà molta sicurezza, ecco, diciamo, questo Chavette così con questi dentini, anche se nelle zone per esempio come qui sotto non è facile perché dovendo usare un po' la punta qui non posso, devo andarci di taglio e mi rimane difficile questa zona con questo rasoio. Poi ho Universal lama completa, che come qualità, a parte il manico che sì, è un plasticaccio, però come qualità costruttiva mi sembra molto superiore ai Parker o addirittura al Vanta. Guardate lo spessore che ha, come è fatto con 2 lamine. Ora non guardate che questo ha questa protezione, però guardate qui lo che è il ferro, cioè, questo praticamente è il doppio di spessore rispetto a questo, cioè, veramente l'Universal come qualità costruttiva della parte in acciaio mi sembra veramente ottimo. Anche questo è lama completa, molto pesante come Chavette. Magari qualcuno potrebbe non trovarci bene, anche se a me, vi dico, lo Chavette pesante mi piace. E per ultimo vi porto questo Parker, ne ho diversi di Parker, però ho preso questo modello, se no oggi divento matto con tanti Chavette.
questo Parker, che è quello che ha la possibilità di cambiare i carrelli per modificare l'esposizione della lama. E io userò questo carrello che è qui dentro, che è il low, che è il più basso. Veramente la differenza è minima fra uno e l'altro, però mi sembra questo il più adatto per fare la barba. Gli altri magari sono più per rifinire i capelli più che per farsi la barba, perché veramente la lametta esce, fatemi riaccendere la camera per l'ultima volta, esce veramente un'esagerazione. Allora, incominciamo a montare le lamette. Ho preso queste israeliane e oggi uso tutto il pacchetto praticamente. Allora, lama completa, il Vanta è veramente facile da montare la lametta, perché semplicemente si scorre il carrello, si scorre questo pezzo, non è un carrello, si mette la lametta, vedete che ha dei dentini dove appoggia, scusate che vedo poco da vicino, poi si rimette il carrellino qui così, questo pezzo a scorrere, e vedete che la lametta, come vi dicevo, rimane sotto questi dentini, perché questo è veramente facile da montare. Univezza, lama completa, fatemi prendere un'altra lametta, è molto simile, si monta facile anche questo. Qui in questo caso è tipo il Boker, si apre, vedete che qui ha dei dentini che danno la posizione della lametta. Scusate, ma non è, forse fatemi usare la camera di sotto, scemo io, che è più facile. Si posiziona la lametta, si chiude, si pigia un pochino, già chiude i dentini, vedete, e si monta. Non ha molta esposizione la lama, vedete, facilissimo anche questo da montare. Poi passiamo ai mezzalama. I mezzalama, spaccando le lamette, la situazione si fa un pochino più difficile. Infatti io preferisco usare questi rasoi con le lame complete, con le mezze lame già spaccate. Comunque oggi ve le voglio far vedere le difficoltà che io, ragazzi, sto tenendo a montare queste mezze lame. Magari vi dico che ha più esperienza, ha meno problemi. Il problema è che quando si rompe la lametta, vedete che una non viene tanto rotta, però questa viene parecchio spezzata. Ora, quale potrebbe essere una soluzione per aiutarsi a non avere tanti problemi? Che uno potrebbe prendere delle forbicine, vedete, e tagliarla la lametta, invece di romperla, tagliarla, e veramente così è facile, perché in questo caso, vedete, per esempio prendo il Vanta si toglie questo così a scorrere, mette la lametta e si chiude. Però quando ha il baffetto qui rigirato, il ricciolino, è veramente difficile, è complicato per me, mentre così vedete che è veramente facile. Come vi dicevo, vedete, la lametta rimane dentro a questi dentini, che aiuta tantissimo. Sto vedendo una differenza rispetto, no, sono uguali rispetto alla lama completa. Mi sembrava che rimaneva più in dentro, no, però rimangono uguali. Il problema però è qui ora, vedete, per esempio anche in questo, che è veramente facile con questo sistema montare la lametta, però con questi dentini, con questo ricciolino che rimane fuori, non è facile, perché bisogna cercare di aprirlo e poi chiuderlo. Ce l'ho fatta abbastanza velocemente, era poco il ricciolino che aveva. Vedete che anche l'esposizione del Boker è veramente bassa, e questo forse, perlomeno a me, è quello che mi rimane più complicato come rasoio. Questo qui a baionetta credo che si chiama, fatemi rompere la lametta, è quello che mi rimane più complicato, perché non è facile. Qui bisogna riuscire a mettere la lametta dentro a queste sedi. La lametta si mette qui dove c'è questa, come questa onda, si mette qui dentro, e poi bisogna farlo scorrere sperando che non alzi la lametta. Ecco, ce l'ho fatta oggi abbastanza bene, abbastanza velocemente.
Vedete che nonostante questa sia la low, è quello che ha più esposizione di tutti. Guardate la differenza per esempio con il Bokeh, esce un pochino di più la lametta già, e questa è la low, e le altre due esce troppo secondo me la lametta, diventa molto difficile perché poi la lametta tende anche a vibrare. Allora fatemi mettere via queste cartine, metto via le forbici, metto via tutto del Parker e tiriamo fuori, buttare via anche questi pezzettini metallici che ho tagliato, tiriamo fuori la ciotola. Questa crema si monta velocissima, allora prima di montare la crema mi bagno un pochino la faccia e mi metto un pochino di prebarba dell'ascella, vediamo se morbidisce un pochino il pelo. Non so se ha alcol questa, brucia gli occhi, ammorbidisce la barba, dice. Speriamo. Boh, non ci sono gli ingredienti, saranno stati nella confezione di carta che ho buttato. Allora, leggermente profumato per la prebarba. Tanto tempo che non lo usavo. Allora, andiamo con montaggio e poi proviamo un pochino in faccia i rasoi e vi dico le mie sensazioni. Anche se vi dico la differenza alla finale lo fa la mano. La schiuma che monta subito, vedete? Avevo appena un pochino di acqua sul fondo e il pennello umido. Schiuma fantastica. Profumazione eucalipto, però abbastanza leggera. Guardate che schiuma corposa, polposa che fa. Mi sembra, non lo so, a me mi è sembrata superiore anche alla Proraso. Consiglio, io mi ci sono trovato meglio con, vedete sto mettendo molta acqua, con lo sciavette di andare un pochino più liquido, non tanto pastoso in faccia, perché tende a frenare un po' la lama. Qui è meglio se scorre. Guardate che crema questa, incredibile, pazzesca. Ci sono molte creme artigianali, ragazzi, che non fanno schiumosi. Allora, dopo aver saponato tutto il bagno, incominciamo. Allora, partiamo con Universal, perché con la mano con sapone scivoloso a morire. Universal lama completa. Allora, il rasoio è pesante,
potrebbe magari all'inizio a qualcuno dare un po' di fastidio questo peso, però ragazzi andate veramente bene, mi ci trovo molto bene. Mi dà buone sensazioni, perché la lametta, vi dico, sporge il giusto e riesco a controllarlo molto bene, mi ci trovo bene in questo rasoio. L'unica cosa sì, un pochino il peso, ma comunque è super controllabile. Allora andiamo con l'altro lama completa, che è il Vanta, molto più leggero rispetto all'Universal, ma tanto. Ecco, qui con la barbatura che io ho, lo sento che mi saltella un pochino di più. L'Universal ha questo vantaggio che, come è tanto pesante, lo sento saltellare meno. Però mi dà una tranquillità la lametta così perfetta, specialmente in questa zona qua dietro, che se non sto attento anche col mano libera tendo a tagliarmi. Veramente ottimo. Veramente mi ci trovo bene anche con questo, e dico, questo qua per il peso che ha, perché vi penso più del doppio, e non sento vibrare, non sento saltellare tanto la lama sulla barbatura, specialmente sul primo passaggio, perché poi dopo quella sensazione sparisce. Però con la barba magari di 2 o 3 giorni, hanno portato gli occhiali, mettiamoci dai. Ok, andiamo ora con, ah no scusate, che scemo, ho detto lama completa, questo era il mezzo lama, infatti lo sentivo molto leggerino, perché infatti il lama completa del Vanta uguale che l'Universal, come più peso, sarà per la mia poca esperienza, mi dà sulla barba, sul verso del pelo, sulla barba lunga, un po' più di sicurezza, perché sento meno la lama vibrare, non vibrare, saltellare. Infatti sentivo troppa differenza fra i due come peso. Comunque questo pesa meno che l'Universal, l'Universal è più pesante perché, come avete visto, c'è il doppio metallo. Comunque anche il Vanta, la completa, è un rasoio con il quale mi ci sono trovato subito bene. Vi dico, è stato uno dei miei primi sciabetti. Bocherino, Bocherino, rasoio fantastico, un pochino più peso rispetto al Vanta e al Parker. Secondo me alla giusta esposizione e mi ci rado veramente bene.
è finita la barba ora, troppi rasoi. Dobbiamo rinsaponarci, facciamo un pochino di traverso e continuiamo vedendo. Manca ancora il Parker da provare. Ragazzi, guardate cos'è questo sapone, scigliare. Unico neo, la profumazione, deve piacervi l'eucalipto. Allora, prurito, Parkerino, e questa serie qua di questo, non mi ricordo come si chiama, che ha diversi pettini, diciamo, come qualità mi è sembrato superiore agli altri che ho della Parker. Molto leggero. Questo ha il manico in metallo, di tutti questi è l'unico, e si sente un pochino il peso indietro. Però onestamente non mi dà tanta noia, però la sensazione è diversa, perché si sente molto il peso dato dal manico. Comunque ragazzi, alla finale vi ripeto, questo forse è quello che saltella un po' di più. Il Vanta Mezzalama è molto leggero, veramente è leggerissimo. Comunque con il vantaggio della lametta protetta aiuta, specialmente se uno sta iniziando, a limitare un pochino i danni. Anche se vi dico, per iniziare ragazzi, per fare la mano, sciavette con lame Artist Group, potete prendere il clone cinese, va benissimo, con le lame quelle con i dentini, e non vi tagliate, o vi tagliate molto meno. Vantaggio della Mezzalama è guadagnate in agilità sul rasoio. Il rasoio lama completa è un pochino più, un pochino sgranato, è un pochino più scomodo. Però il vantaggio è il peso, vi dico, non lo so, sarà la mia poca esperienza con questi strumenti, però con questo lama completa onestamente mi ci trovo molto bene. Questo, specialmente l'Universal, è uno dei miei favoriti.
Vi dico ragazzi, oggi non è tanto una comparativa, è un po' le mie sensazioni con questi rasoi. Però so che molti dopo il Dio vogliono provare lo sciavette e fate bene, è veramente divertente lo sciavette. Anche se è uno strumento che richiede un pochino di tempo, bisogna prendersi, non so, magari la domenica mattina, perché uno almeno non ci fa la mano fatta veramente bene, perché la minima distrazione uno si lascia il ricordino, se no. E il problema è che i tagli di queste lamette ci mettono un sacco a sparire dalla faccia. Insomma, uno alla fine esce fuori che sembra, come si chiamava, il Machete Kid, quello del film, tutto tagliato. Allora, con che facciamo il pelo di contropelo? Facciamo sotto la gola, andiamo di Boker. Poi vi consiglio una cosa, imparate da subito a usare le due mani. Non dite io non servo con la sinistra, perché io dicevo uguale. Sforzatevi piano piano. Perché solo così potete usarlo veramente bene lo strumento in tutta la faccia. Vedrete ora che con la sinistra io ho un po' di difficoltà a fare il contropelo, però piano piano. L'importante è non tagliarsi. Il point, ragazzi, ci sta. Però l'importante è non farsi tagli. Allora, contropelo sottofatto, andiamo con il parcherino, vediamo come va di contropelo, zona guance, che è la parte più difficile per me. Pelle stiratissima, se no questi non perdonano. Ragazzi, sono liscissimo. Ha un po' più di esposizione, mi prende un po' di più sotto la gola questo rispetto al Boker. Sono riuscito a togliere qualcosina in più, vedete, stanno venendo fuori qualche puntino rosso, ragazzi, sono liscio. E andiamo col Vanta, contropelo di sinistra. Vedete che qui mi manca molto manualità, devo andare pianissimo. Comunque direi bene. Qui piccola sgranata e manca ora qua. Anche in questa zona, se uso un altro sciavette che abbia la punta, mi aiuta un po', perché qui mi sono un po' inchiappato. In questa zona io uso la punta, cosa che il Vanta non ha. Ad averla protetta.
Va bene ragazzi, io direi che ci siamo, perché più me lo passo ora più punti rossi mi tiro fuori, ormai non c'è più barba e per togliere il pelino che sento con la mano mi sto passando troppo. Comunque guardate, anche zona collo è ottimo, solo qui mi sono un pochino sgranocchiato, bello forte, però per il resto direi che la barbata è andata abbastanza bene. Sì, qualche puntino rosso ragazzi, ma ci sta, dai. Passiamo un pochino di allume. E magari un puntino di matita in qualche punto. Però direi che ci siamo. È andata meglio di come pensavo, vi sono onesto. A volte esco più sgranato. Allora, onestamente il lume un pochino lo sento con lo sciavetto. Come sempre vi dico, anche con mano libera non riesco a tenere la mano così delicata come con il die. Mi manca esperienza, pratica. Però ragazzi la barba, vedete che anche senza usarlo tanto, insomma, fare ci si fa, dai. Basta averci un po' di buona volontà e provarci. Però vi ripeto, se state iniziando, tanto la spesa non è esagerata. Con una trentina di euro potete prendere un buon pacchetto di lamette. Non vi consiglio le cinesi per iniziare, poi magari più avanti potete usare anche le cinesi, quelle delle Artist Club. Comprate un lamette buono, o Federo o Kai con la guardia, quelle che hanno i dentini, e vi comprate il clone. Lo trovate, credo che in eBay Italia, anche su Amazon. Non so se su Sbarba anche li sta vendendo, mi sembra di sì, mi sembra che Sbarba li sta vendendo Bruno. E vi prendete questo rasoio, questo è l'originale, il Feder, però è uguale identico il clone, non cambia assolutamente niente. Questo c'ha la molletta che schiacciate, esce fuori il rasoio, la lametta, vedete, questa è lama completa, lama normale. Questa assomiglia molto a mano libera. E poi c'è, non credo che ce n'è una qui aperta. Sì, sono questa. Non so se la camera ce la fa a farla vedere. Vedete che c'ha dei dentini. Questi dentini che salgono fuori praticamente sarebbe la barra di protezione. Vedete che ci posso passare il dito sopra e non mi taglio. Dove taglia è, diciamo, nella parte sotto. E proteggano, aiutano a non tagliarsi. L'aiuto è grandissimo, cioè per imparare a prendere la manualità del rasoio è veramente valida la cosa. Io ho imparato così, mi sono tagliato poco infatti grazie a quel rasoio lì. Allora, direi che ci siamo, diamo una sciacquatina, vediamo gli occhiali. La pelle ragazzi, vabbè, non la sento nutrita come quando uso altre creme, però considerando mi sono costato un sacco di allume oggi, per togliere un pochino i puntini rossi, direi veramente ottimo. Se non avessi usato l'allume sicuramente sarebbe ancora meglio, però non è che me la sento tanto risecca, assolutamente. Infatti non me la sento gommosa come con altri saponi, però sicuramente va benissimo. Allora, non ho pensato oggi a che mi metto di alter.
Vediamo un po' che prendiamo. Andiamo a cercare poi qualcosa là sotto, scusate, mi sono dimenticato l'after. Sì, andiamo con questo, vai oggi. Brut Musk. Ricorda il Brut, però un pochino addolcito. Poi la si sente, con lo sciavette, ragazzi, non è uguale che con il D per me. Comunque ragazzi, sbarbata, fantastica. Sono veramente a BBS. Sì, appena qui un pochino. Per il resto, fantastica, la benissimo addorata, veramente. Allora, devi dare una pulitina alla ciotola che non la posso vedere su, diciamo. Crema fantastica. Quello che costa. Crema fantastica. Allora, facciamo una piccola conclusione, ci sarebbe anche da lavarli e asciugarli, ma abbiamo troppo tempo. Allora, non è una comparazione ragazzi, perché vabbè, avete visto, l'ho usato un po' uno da una parte, un po' da un'altra, non l'ho usato di più o uno meno, semplicemente le mie impressioni. Parker, ben costruito questo qua della scatolina con le 3 lamette. Veramente mi ha sorpreso perché ne ho altri 2 e come qualità costruttiva sono veramente un po' scarsi. Questo vedete dice stainless steel, questa parte poi magari non so sarà rivestita sicuramente, però insomma mi sembra ben costruito questo rasoio, piccolino come dimensioni, vedete rispetto magari a un Boker molto più piccolo, però è abbastanza agile. L'unica cosa è che ha questa coda, non so come si chiama, che di metallo è pesante, tende a mandare il bilanciamento in fuori, potrebbe a qualcuno dare un pochino noia, non lo so, ma specialmente all'inizio forse. Boker sicuramente di quelli che ho come costruzione acciaio inossidabile, forse il meglio, sicuramente il meglio. La lametta si monta molto facilmente, ha pochissima esposizione alla lama, si usa molto bene. L'unica cosa vi dico, tanti amici, ma tanti stanno avendo problema a comprarli, che gli vengano difettati, sicché compratelo, se lo comprate su un sito che ci sia per rimandarlo indietro, state sicuri di quello, non sia che vi arriva uno con difetti e poi non lo potete ritornare. Vanta lama completa e mezza lama, non lo so, io come costruzione sento molto più robusto il lama completa, sarà un'idea mia, non lo so. Questo mi aveva un pochino deluso, mi ha un po' deluso, infatti guardate anche per ritornarlo, vedete, è storto, picchia, e quando mi è arrivato non entrava, addirittura ho dovuto un pochino piegare per farlo entrare. Molto leggero, l'ho sentito questo, sulla mia barbatura tende un pochino a saltellare, mi manca la mano, ragazzi, pensate anche in quello. Comunque abbastanza comodo il sistema di fissaggio della lametta. Questo forse di tutti è uno di quelli più scomodi per mettere la lametta così a scorrere, perché bisogna fare molta forza e chissà all'inizio uno potrebbe avere un po' paura quando c'è la lametta lì. Comunque dopo che ci si fa la mano si fa veloce a montare la lametta. Vantaggio della lama così è a chi piace c'è un po' più di peso, e sulla barbatura io lo sento saltellare meno, anche se so che a molti non gli piace lo sciavette lama completa. E per ultimo l'Universal, che secondo me qualità-prezzo non lo batte nessuno, questo è il Best Buy. E non sono riuscito a trovare il mezza lama, solo ho trovato il lama completa, però mi ci trovo benissimo, cioè il peso che mi dà questa testa, perché questo è il più peso di tutti, io mi ci trovo bene ragazzi, e mi aiuta tantissimo a me, non lo so, sarà una sensazione mia, però mi sembra, vi dico, come qualità-prezzo il migliore di tutti, costruito veramente per durare questo anni. Infatti erano rasoi credo che usavano i barbieri questo, o usano, è veramente un gran rasoio, ma peccato sia così difficile da trovare a volte. Conclusione, grande crema, grandissima crema ragazzi, fantastica. Questa sia una Best Buy, questa è una Best Buy perché
secondo me è meglio che Proraso, ci trovo meglio, cioè la qualità di schiuma fantastica, e con Proraso a volte sento la pelle un po' più secca, invece con questa non la sento tanto secca. Poi ragazzi, ricordate, avete problemi un pochino di pelle secca della schiuma, magari schiuma questa da banco, un pochino di crema, finita la rasatura, un goccino di crema, tutta si assorbe subito, pelle fantastica, giallo nutrita, morbido, con 4 soldi si può fare anche la barba, va bene? Allora, no, perché a volte criticano noi youtuber che solo portiamo prodotti costosi nei video, però non è così ragazzi, semplicemente portiamo quello che compriamo. Qualcuno magari glieli mandano prodotti, prova quelli, nel caso mio quello che compro vi faccio vedere, e vi dico anche con prodotti da banco ci si fa tranquillamente la barba. Poi potete comprarvi anche creme come questa, magari questa è bassissimo profumo, quasi non ha profumo, e ce ne viene una che addirittura non ha nessun profumo, che dopo l'after ve la mettete un pochino e l'odore dell'after ho visto che dura moltissimo di più, è come che trattiene la profumazione dell'after e uno si nutre la pelle così tranquillamente. Va bene ragazzacci, anche per oggi è andata abbastanza bene, dai, sono contento, bella sbarbata. Ci vediamo alla prossima, ciao.